Aiuto! 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 Facciamo vedere un po' la Seleção per questo evento qua. You know Reshi? You know Reshi, bro? Cioè pensa a te, se io con 2 volantini di merda io non faccio lavorare a loro, secondo loro. 7:50 dalla mattina. Sono in giro in teoria per far funghi. In teoria, in pratica ho fatto un giro nei boschi con la bici. Forse ho sbagliato a venire a far funghi con la bici perché pensavo la bici mi permettesse di raggiungere dei posti difficili da raggiungere e che così avessi trovato più funghi. Andando in giro così non mi accontentavo mai del posto perfetto, allora andavo avanti, fino a che ho fatto un giro della Madonna senza mai fermarmi. Siamo qua in località Bormio, non dirò la zona perché no, a parte che non ho trovato funghi, perciò sto pure rosicando perché una volta mi sono fermato e una volta ho trovato funghi. Ho trovato questo che è un bel inferno. Sì, ma anche quest'altro qua. Poi abbiamo trovato un rossino, che è la prima volta che ho raccolto rossini. Infatti devo chiedere ai miei amici esperti se è effettivamente un rossino, però da vedere al gambo era proprio lui. Non so come farli andare sinceramente, però sembra carino. E poi abbiamo trovato un porcinello. Wow. Adesso continueremo un attimo ad andare fino a che si faranno le 9, 9 e mezza. Dopodiché andremo direttamente col nostro mezzo in negozio, perché ebbene sì, questo video non è fatto per farvi vedere che sono venuto a far funghi, ma per mostrarvi il mio primissimo temporary shore. Temporary shore. Damn, no? Temporary shop. Posso dire che è il mio primo evento da indipendente. E devo dire che è figo perché sto sperimentando flessibilità che diciamo gli eventi a cui partecipo di solito con Bira, con la mia attività non la danno. Sono eventi diversi, eventi in cui te devi sottostare alle loro regole, giustamente. In questo caso organizzato da me e da NG Vintage. Tra poco andiamo là, non perdiamo tempo per andare a cercare altri funghi. Però stavo pensando prima, venendo qua, che cazzo, tipo l'attività in sé di venire a far funghi, cioè alla fine cioè, è molto simile ad andare ai mercati per andare a scovare roba. Cioè, ti svegli la mattina presto e vai alla ricerca, che non è esattamente quello che faccio io, ma avete capito quello che vi voglio dire, no? Il thrifting, quello vero, quello dei video su TikTok di ho preso 2 euro di Stone Island e rivenduto a 100.000. E diciamo che i funghi non hanno un ritorno economico sicuramente così, perciò magari attirano un po' meno, ma cioè puoi mettere l'adrenalina di quando trovi un fungo che ti sale, che dici oh, porco due. Aiuto! 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 Fortuna che era un cane piccolo, se era un cane grande col cazzo che ero qua a fare il figo. Le matte. Poi per confermare ancora di più la teoria per cui il thrifting è molto simile al cercare funghi, dici no minchia ho trovato il fungo buono e poi in realtà non sono buoni e hanno sotto le lamelle e quindi è come dire vai al mercato, pensi di aver trovato una roba peso e dici è un fake di merda.
lasciato giù il mezzo e arrivati nella zona. Permesso. Innanzitutto penso di mettermi un bel cappellino perché ho dei capelli. Cosa facciamo? Davanti e indietro. Up. O avanti o indietro. Bene, facciamo vedere un po' la Seleção per questo evento qua. Partiamo da qua e come si legge bene da questo foglio, questo branding di alta qualità. Sono Polo. Tommy. Polo. Tommy. You know that shit, bro? I milioni sono carini, tipo questo qua, secondo me è crazy. Una cosa che, cioè, l'ho pensata dicendolo a un cliente. Cioè, tipo, se io penso a un pezzo sopra, le felpe sono abbastanza basic. Mentre i maglioni, secondo me, cioè, ci giocano tanto dentro con le fantasie, come pattern, diciamo. Cioè, ci giocano di più, a mio parere. Sto vedendo questo qua, cioè è molto più normale che un maglione sia un po' più di una fantasia particolare, di colori più particolari che una felpa normale, secondo me. Zona American, dalle care buon vecchi Carhartt. Questa è la giacca del drago. Al momento che c'è una luce un po' di merda, vediamo di farvele vedere così. Qua abbiamo detto selezione Carhartt. Io vi prenderò adesso il miglior pezzo per ogni rella, così che non è che vi faccio vedere tutto, sennò passiamo una vita. Adesso che mi rimane, calcolate che già una settimana di evento, quindi un bel po' di roba è stata presa. Però adesso che mi rimane vero di peso, questa qua della Carhartt, la Michigan dovrebbe essere come modello. Da parte alla zona giacchette americane non potevamo non avere zona felpe americane, quindi felpe basic, crewneck university, abbiamo delle belle hoodie, queste sempre universitarie, e un po' di hoodie Navy, US Navy. Sotto le felpe abbiamo delle belle giacche Real 3. Questa, per dirvi, questa qua è una giacca in 4 perché ha questo layer, poi c'ha questo layer dentro che è reverse bowl, si schiaccia, esce fuori questo verdone, e poi c'ha una zip qua sulla manica, e quindi in pratica sono una giacca, due giacche, 3 giacche, 4 giacche, e poi se vuoi fare il matto puoi anche togliere una manica sì, una manica no, facendola diventare in pratica 6 giacche in uno. Qua ho 2 bei relloni Levi's, un rellone di Levi's, ad esempio questo paio l'ho indossato a una cena l'altro giorno e non lo so, mi sono davvero beccato dei paia con un lavaggio davvero importante. Faccio vedere un po' zona accessori. Qua partiamo in grande, uno scarponcino, se riesco a far vedere, Palmengers per Moncler, nuovo di pacca, mai indossato. Questi colori, questa cucitura qua sono uno spettacolo. Poi abbiamo cappellino 545, cappellino 5MC2. Chissà chi c'era, sa che questo modello qua è storia. Le signore Timbo, che queste sono strarovinate. Queste qua le avevo comprate tipo l'anno scorso al mercatino, però sono strarovinate, però vabbè, infatti il prezzo faccio 50. Cappellini, questo qua è cappellino thailandese, queste mai messe, New Balance, queste qua sono le 2002 R,
Mettiamole al contrario che mi urtano così. Ok. Zona t-shirt. Qua le t-shirt mi hanno fatto tanti complimenti perché c'erano tante tee belle. Ad esempio vediamo se riesco a trovarne una. Vabbè, carine, Nike. Questa qua è tipo un Nike vintage. E un po' anche un po' datate. Questa qua del 93 americana. Questa qua vintage Nike. Pelleria. Pelleria. Questo per chi ha visto il mio primo video caricato su questo canale sa dove l'ho recuperata. Non ho segreti, non ho più segreti con voi. Pelleria, e sopra la pelleria non c'entra tanto, però non c'avevo tanto altro da mettere. Ho messo un po' zona sport, polo e magliette che rimandassero un po' allo sport, un po' di maglie da calcio. C'è da fare una piccola parentesi sulle maglie da calcio. Le maglie da calcio fake costano 30-40 euro, sono fatte da Dio, sono uguali, perciò la gente non le prende più vintage, a meno che siano appunto dei collezionisti o gente che ci tiene, o sia una maglia davvero che ci tiene a averla real. Però, cioè, questa è una maglia real, boh, sarà tipo 2012, carina, cazzo. 30-40 euro la gente non la prende perché magari poi c'ha un po' il tessuto che è un po' più macchiato, un po' più sporco. Quindi vabbè, non mi sento di sentire da queste persone, no? Però era solo un accorgimento. Maglia Marcel, cioè alcune poi devo dire, maglia da Roma, dai Roma, dai Lupi. Questo niente, cioè è solo un accorgimento per dire che so com'è la situa per quanto riguarda le maglie. Giacche da montagna principalmente North Face e Patagonia. E in particolare questa che è una North Face qua col logo qua e fatta con Gore-Tex. Come taglio è davvero raro, questo qua è un anni 90. Questo modello qua si è rovinata un po' la plastica, non so se un po' la plastica, un po' il tessuto. Cioè, non so se è definibile tessuto questa cosa qua, è plastica. Non è un tessuto. Si è rovinata un po' qua, un po'. Il brutto di delle giacche North Face così è quello che, cioè di seconda mano parlo, chiaramente che si rovina essendo tutti derivati del poliestere, poli qualcosa, essendo di seconda mano si rovina sia la parte esterna, ma il più delle volte vedo che si rovina tipo l'interno. Spesso c'è la parte qua che lascia tipo dei pallini e te prendi la giacca e inizia a nevicare in pratica, perché fai così e viene giù la merda dall'interno perché si è staccata tutta. A me piacciono come modelli onestamente, li porto perché mi piacciono, ma a livello di materiale preferisco sicuramente i tessuti in cotone, però devo dire che a livello di design della giacca ci sono diverse che sono davvero fighe. Cioè, ad esempio ho anche alcune, queste qua Patagonia, il piumino Patagonia. Cioè te le usi in mille occasioni, sono stracomode, leggere, tengono l'acqua. Queste due relle qua, relle di Pile North Face per lo più. Questo modello qua che è il Denari di North Face, che sono dei Pile secondo me spettacolari. Ultima per importanza, abbiamo le chicche diciamo, abbiamo l'alta moda. Ho un paio di giacche Canada Goose, è una marca che è nata per fare giacche da spedizione. Questo qua è un giacchettino, sempre qua, sempre restando su Stone. Abbiamo questo modello, tutto Stone Island per lo più è di ispirazione militare, questo si vede, sembra una di quelle giacche che sono all'interno delle giacche militari. Tutto qua una Stussi.
Wow, wow, questa coppata. E quindi questo è un po' tutto. Come ultima cosa, in realtà, che me l'ho dimenticato, qua fuori dal negozio, in castigo, diciamo, ci sono le camicette che tengo fuori dal negozio semplicemente perché non c'è più spazio dentro, e anche per, non so, c'è una persona di turno che non è sicuro se entrare o meno, vede quelle camicette e dice passa al volo e poi dice dai, peso, entriamo. Io poi mi ero dimenticato di una cosa, che oggi ci sono delle bancarelle proprio di fronte dall'altra parte del fiume di dove siamo. Prendiamo un po' di volantini e li andiamo ad appiccicare in giro, direi. Comunque poi raga, non so, ditemi voi, ma a me sto volantino qua piace davvero un botto. Questo, quello del circo, mi ha sempre attratto molto, devo dire, le grafiche del circo, anche se sono un po' sgranate. E poi qua tutti i miei fratelli che riposano in pace. Le bancarelle sono proprio di fronte, dall'altra parte del fiume dove siamo noi. Adesso sono rientrato, ho fatto il giro, mi sono preso anche le mie 2 robe alle bancarelle. Arrivo qua, prima cosa che mi dice Angela: no, mi hanno chiamato, quelli delle bancarelle non vogliono che fai volantinaggio, perché non vogliono che lavoriamo solo noi. Cioè, pensa a te, se io con 2 volantini di merda io non faccio lavorare a loro, secondo loro. Arrivati alla fine della giornata, ci facciamo un taff di acqua fredda. Un po' di ragazzi sono venuti, conosciuti gente del posto, che io comunque venivo qua a Bormio già per vacanze da parecchio tempo, ma cioè, non ho mai conosciuto più di tanto la gente qua di Bormio. Quindi sì, un po' l'obiettivo anche di questo periodo era quello. Spero che anche questa mia avventura vi possa aver intrattenuto a dovere. Se siete della zona, becchiamoci, venite, salutatemi, parliamo e niente, un bacione raga.